The Dark Side of Japan, questo lo slogan utilizzato da Yamaha per abbracciare tutta la famiglia MT, dalla 125 alla 03, alla 07 e alla 09. Qui oggi insieme agli amici di Debert Moto Bari, concessionario ufficiale Yamaha, per scoprire la nuova MT-07 2021. Andiamo subito a guardarla insieme. Con oltre 125.000 unità vendute dal lontano 2014, Yamaha decide di aggiornare esteticamente non solo la sua più richiesta e apprezzata Hyper Naked. Anteriormente possiamo notare da subito, accendo subito la moto, il primo cambiamento nel frontale. Il suo musetto è stato totalmente rivisto. Perché? Innanzitutto abbiamo un nuovo comparto ottico DRL. In questo caso, appunto, capace di sviluppare un'iconica firma luminosa LED ad Y, qui centralmente anabagliante e abbagliante. Spostandoci un po' più sotto possiamo notare nella parte un po' più bassa un'ulteriore differenza, ovvero uno scarico 2 in 1 rivisto, dove qui abbiamo, a differenza della precedente versione, l'integrazione esterna del catalizzatore. I cerchi, anteriormente e posteriormente, su raggi da 17, vengono gommati Michelin, anteriormente 120-70 R17, posteriormente un bel gommone 180-55 sempre R17. In taglio laterale possiamo notare una geometria totalmente rivista per quanto riguarda il serbatoio, molto più profilato, molto più tagliente, da 14 litri e soprattutto l'integrazione nella parte anteriore delle prese d'aria. Salendoci poi in sella possiamo notare un ulteriore cambiamento, questo qui derivato in maniera quasi del tutto completa dalla sua cugina, la Tracer 7, ovvero un nuovo quadro strumenti LCD negativo molto bello, che ci permette attraverso il satellite sinistro di poter switchare nei vari menu del computer di bordo, quali consumo istantaneo, parziale, trip 1, trip 2 e il totale ovviamente dei chilometri percorsi dalla nostra MT-07. Nella parte alta abbiamo contagiri, al centro indicatore di velocità, marcia inserita, livello liquido carburante. Un'impostazione di guida sicuramente molto più sportiva e molto più comoda, anche per chi come me in questo caso non è di taglia piccola. Io sono alto circa 1,85 m e grazie anche ad un manubrio un po' più largo, parliamo di circa 3 cm in più rispetto al modello precedente, riusciamo a trovare facilmente la nostra ideale posizione di guida. Scendendo adesso dalla nostra MT-07, alta circa 81 cm, da terra la sua sella, parliamo infine della parte posteriore, anche questa rivista leggermente ma non stravolta, dove possiamo notare anche qui una nuova forma internamente di illuminazione per la luce di posizione posteriore. E sempre sul lato, questo qui di serie, di default, nella versione prezzo d'attacco, abbiamo il terminale di scarico. Avevo voglia poi di dare un piccolo spazio, cenno d'attenzione su questa versione, la Storm Fluo, in quanto accessoriata, allestita con il pacchetto Sport dedicato principalmente, esclusivamente per MT-07, che comprende differenti accessori, tra cui questo particolare e molto sportivo cupolino anteriore, le frecce LED differenti per utilizzo rispetto alle precedenti, ve le faccio notare in questo modo, molto particolare. E posteriormente troviamo anche un nuovo e differente portatarga molto più profilato rispetto alla versione presente nell'allestimento di serie. Adesso parliamo però dei dati tecnici, quindi la ciccia di questa moto. 689 cm3 per il famigerato CP2 bicilindrico fronte marcia di Yamaha, che sviluppa in questo modello, nella sua rivisitazione rispetto al precedente, un cavallo in meno, in questo caso quindi 73,4, per una potenza di 67 Nm di coppia.
L'erogazione è molto fluida e Yamaha dichiara anche dei consumi veramente eccellenti, circa 5 litri per 100 km. Parliamo quindi di una percorrenza nel ciclo misto di circa 20 km ogni litro. All'anteriore abbiamo una grande innovazione, in questo caso riportiamo 298 mm doppio disco freno, ognuno 4 pistoncini, derivato dalla sua sorella maggiore MT-09. Al posteriore un 245 mm a doppio pistoncino. Il telaio è rimasto quello classico, a struttura di diamante, al contrario del peso che è cresciuto di 1 kg, attestandosi sulla bilancia a 184. Un totale comunque non troppo esagerato per una moto di questa tipologia. Infine, elettronica. Casa Yamaha ha voluto lasciare spazio ovviamente ai Centauri, di conseguenza abbiamo come unico aiuto alla guida l'ABS, in questo caso tarato in maniera eccellente. Storm Fluo, Icon Blue e Tech Black, queste le tre colorazioni che Yamaha mette a disposizione sulla sua MT-07 2021, disponibile full power o anche a 35 kW con un prezzo d'attacco di 6.999 euro. Noi ringraziamo gli amici di Debert Yamaha Dealer Ufficiale Bari e ora, prima di salutarvi, vi ringraziamo per aver visto questo video. Vi invitiamo ovviamente a lasciare un bel mi piace nel caso in cui vi fosse piaciuto, commentare qui in sotto insieme per parlare e approfondire su questa bellissima Hyper Naked, ma prima io non ho altro che la voglia e l'intenzione di accenderla insieme a voi e farvela sentire un po'. Quindi cuffie attaccate, volume a palla e sentiamo questo bicilindrico fronte marcia.